Vi siete mai chiesti cosa succederebbe se la vostra intera vita venisse stravolta da un test del DNA? A 22 anni, Kylie Jenner è già milionaria e un'icona mondiale, ma le recenti rivelazioni ci hanno fatto mettere in discussione tutto ciò che sappiamo di lei. Un segreto vecchio di decenni è venuto alla luce e Kylie ha fatto un passo sorprendente. Cosa è successo all'icona di bellezza dei Kardashian e dei Jenner? Scopriamo la verità dietro questa scioccante rivelazione. La dinastia Jenner-Kardashian. Tra tutto ciò che ho realizzato nella mia vita, tra cui avere figli adorabili, lavorare sodo, avere successo e tutte queste altre cose, forse agli occhi di Dio questa è la vocazione che Dio ha per me. Nell'ambito della cultura popolare contemporanea, la dinastia Jenner-Kardashian si distingue come una delle famiglie più influenti, conflittuali e potenti. Ovunque. Dai flash e dal glamour di Hollywood al business in continua espansione che vale miliardi di dollari. Basta la sola menzione del loro nome per attirare l'attenzione. Attualmente, uno dei loro membri ha fatto un'altra scoperta assolutamente senza precedenti. Kylie Jenner, che ha deciso di interrompere ogni rapporto in seguito al test del DNA. Ha scoperto che Caitlyn non è la sua madre biologica. Tuttavia, per comprendere la narrazione di Kylie, è necessario tornare al punto in cui tutto è iniziato. Il consolidamento di due famiglie importanti in un'unica grande forza dell'industria dei media. Robert Kardashian, un importante avvocato noto soprattutto per la sua partecipazione al famigerato caso O.J. Simpson, è in gran parte responsabile della prima volta che il nome dei Kardashian è stato messo in evidenza dai media negli anni 90. Per la sua abilità in campo legale e per il suo stretto legame con O.J. è diventato un personaggio noto ai media americani. Naturalmente, Robert non fu l'unico a passare alla storia. Il panorama dei reality e degli affari moderni sarebbe stato modificato dalle azioni dei suoi figli. La famiglia Houghton era composta da 4 figli: Kourtney, Kim, Khloe e Rob. Robert e Kris Houghton si sono sposati nel 1978 e il loro stile di vita era agiato, ma anche molto anonimo. Le cose cambiarono completamente quando i due divorziarono nel 1991. Caitlyn Jenner, che in seguito diventerà nota come Caitlyn Jenner, si è sposata con la medaglia d'oro olimpica Bruce Jenner non molto tempo dopo il suddetto divorzio. In occasione del matrimonio, è emersa una nuova dinamica familiare. In questo scenario sono stati presi in considerazione Bert, Cassandra, Brandon e Brody Jenner, tutti figli di Bruce da precedenti relazioni. In breve tempo, Kris e Bruce Jenner sono diventati genitori di 2 bambine, Kendall e Kylie Jenner. I membri di questa famiglia mista avevano una personalità più grande della vita, piena di ambizioni e di drammi. Tuttavia, solo nel 2007 sono diventati noti al grande pubblico. In quell'anno, la Rate E ha debuttato Keeping Up with the Kardashians, un reality che raccontava la vita di Kris, dei suoi figli e del loro impero commerciale in espansione. L'impatto dello show fu qualcosa che nessuno avrebbe potuto prevedere all'epoca. All'inizio è stato un piacere per molti telespettatori, perché offriva uno sguardo sullo stile di vita sfarzoso dei Kardashian e dei Jenner. Ma con il passare del tempo si è evoluto in un fenomeno che ha influenzato la cultura. La gente si sintonizzava per vedere il dramma che si svolgeva tra liti familiari, transazioni commerciali, dolori e vittorie. Ma la capacità della famiglia di trasformare la propria reputazione in un impero finanziario era l'elemento che la distingueva dalle altre famiglie. Kris, che viene spesso definita la mamma, è stata una figura essenziale nella gestione della vita professionale dei suoi figli. Nel corso delle loro carriere nel mondo dello spettacolo e degli affari, ogni membro della famiglia ha creato la propria personalità, dalle linee di abbigliamento alle aziende di cosmetici. Kim ha preso il comando con il suo impero della bellezza e della moda. Kourtney si è concentrata sulla salute e sullo stile di vita. Khloe ha sviluppato un'azienda di fitness. Kendall ha dominato il mercato delle modelle e Rob si è dedicato alla moda e agli affari. Tutte queste donne sono donne che hanno raggiunto il successo nei loro campi. Poi c'era Kylie, la più giovane di tutte. Si vedeva spesso in secondo piano rispetto alle sue famose sorelle, ma osservava sempre. Studiava e aspettava il suo giorno per brillare. I primi anni della vita di Kylie Jenner. Il 10 agosto 1997, Kylie Kristen Jenner è nata nella città di Los Angeles, nello stato della California. Fin dall'inizio ha dovuto affrontare le esigenze della celebrità,
la presenza di telecamere e il lusso. Mentre la maggior parte dei ragazzi trascorre l'infanzia partecipando a feste di compleanno e a incontri di gioco, l'infanzia di Kylie è stata ripresa in uno dei reality più visti al mondo. Kylie aveva solo 10 anni quando, all'inizio del 2007, è andato in onda il primo episodio di Keeping Up with the Kardashians. Mentre affrontava la vita da fratello minore, gli spettatori la osservavano mentre imparava a gestire la vita. Lei e Kendall avevano un forte legame, come dimostra il fatto che sono state viste spesso nei filmati mentre scherzavano e crescevano insieme. Tuttavia, far parte di una famiglia così famosa non è sempre stato un compito facile. Kylie si sentiva spesso messa in ombra dalle sorelle maggiori, che erano coinvolte nel lancio di aziende e partecipavano a eventi di alto profilo. Aveva la reputazione di essere la timida, una giovane donna che faticava a trovare il suo posto nel mondo dei personaggi più grandi. Quando Kylie raggiunse l'adolescenza, iniziò a sperimentare diversi modi di presentarsi fisicamente. Ha iniziato a truccarsi per esaltare i suoi lineamenti, in particolare le labbra, che sarebbero diventate il punto focale della sua impresa miliardaria. Ha iniziato a truccarsi per esaltare i suoi lineamenti, la capacità di costruirsi un'identità propria, oltre a quella della sua celebre famiglia, è stata resa possibile dall'uso dei social media, che hanno giocato un ruolo significativo nella sua espressione personale. Il legame di Kylie con i suoi fratelli, in particolare con Kendall, è rimasto solido per tutta la durata della relazione. A differenza delle loro sorelle della famiglia Kardashian, Kendall e Kylie Jenner avevano un legame speciale perché erano le uniche figlie di Kris e Caitlyn Jenner. Entrambe si sono sostenute a vicenda durante le difficoltà legate alla celebrità, ma con l'avanzare dell'età le loro vite hanno iniziato a prendere direzioni diverse. Kendall ha deciso di intraprendere la carriera di modella ed è apparsa sulle copertine di riviste di alta moda e ha sfilato sulle passerelle di New York, Parigi e Milano. Wiley, invece, ha scoperto la sua passione in un luogo diverso. Per quanto riguarda la sua formazione, Kylie ha seguito un percorso diverso. Inizialmente era una studentessa della Sierra Canyon School, dove partecipava al programma di cheerleading della scuola. D'altra parte, quando le esigenze della fama si sono intensificate, ha deciso di studiare a casa e alla fine ha conseguito il diploma di scuola superiore nel 2015. Grazie alla natura non ortodossa del suo percorso scolastico, ha potuto concentrarsi sulla sua vita professionale e sulle iniziative imprenditoriali che stava segretamente organizzando dietro le quinte. Kylie ha capito di volere qualcosa di più della semplice fama del reality, nonostante fosse ancora giovane. Per differenziarsi dalle sue rinomate sorelle, desiderava creare qualcosa che fosse unicamente suo e che la distinguesse da loro. E di lì a poco, quella fantasia si sarebbe trasformata in realtà. Il primo capitolo della sua storia era appena iniziato. L'adolescenza e i cambiamenti. Immaginate di crescere sotto i riflettori delle telecamere, l'attenzione continua dei media e le richieste di un impero che è stato costruito prima che voi foste abbastanza grandi da afferrarlo. Crescere non è mai facile, ma immaginate di farlo sotto le luci di molte telecamere. Questa è la verità che Kylie Jenner ha dovuto affrontare. Dopo essere entrata nell'adolescenza, la vivace ragazzina che gli spettatori di Keeping Up with the Kardashians avevano visto nello show ha iniziato a trasformarsi in una persona diversa. Kylie stava maturando e il mondo intero osservava il suo processo. In termini di aspetto personale e fisico, l'adolescenza di Kylie è stata un cambiamento. Sperimentò con il suo aspetto come avrebbe fatto qualsiasi altra ragazza, provando una varietà di tagli di capelli, scelte di moda e mode di make-up. Ma l'attenzione è aumentata di pari passo con la sua maturazione. Kylie ha sempre avuto un forte senso di autoconsapevolezza per il suo aspetto, in particolare per le sue labbra, anche in giovane età. Non molto tempo dopo, tutto il mondo ne è venuto a conoscenza e le voci hanno iniziato a circolare. Kylie aveva finalmente ammesso di aver fatto uso di filler temporanei per le labbra, scatenando una mania cosmetica che avrebbe portato a una significativa trasformazione del settore. Il suo cambiamento non si limitava al semplice aspetto. La sicurezza di Kylie è cresciuta man mano che si sentiva più a suo agio con il proprio stile e alla fine è diventata un'apripista tra gli adolescenti e i giovani adulti. Durante il suo viaggio alla scoperta di sé, i social media sono stati un fattore importante. Ha avuto la possibilità di dare forma alla propria narrazione utilizzando piattaforme di social media come Instagram e Snapchat.
Ha postato foto immacolate, abiti meravigliosi e situazioni reali che i suoi milioni di fan ritenevano bellissime. Tuttavia, Kylie stava discretamente lavorando a qualcosa di molto più significativo dei filtri e degli abiti di lusso che indossava. Era sul punto di fare una mossa che l'avrebbe proiettata oltre il regno della celebrità del reality e nel regno del business tradizionale. Kylie Jenner, che all'epoca aveva solo 18 anni, fece una scelta coraggiosa. Per superare la sua più grande insicurezza, avrebbe fondato un impero della bellezza. I Kylie Lip Kits, una serie di rossetti liquidi opachi e di liner abbinati, creati per ricreare il suo caratteristico broncio. Sono stati lanciati per la prima volta al mondo da lei nel 2015. Quello che era un lancio modesto, composto da poche migliaia di kit, è andato completamente esaurito in pochi minuti, causando un rallentamento del sito web e dimostrando una cosa. D'altra parte, Kylie non era solo un'altra star che si limitava a mettere il suo nome su un prodotto. Aveva sviluppato un marchio che la gente desiderava con tutte le sue forze. Kylie ha immediatamente esteso la sua attività a quella che sarebbe poi diventata Kylie Cosmetics, in risposta all'enorme richiesta dei suoi prodotti per la cura della pelle. In breve tempo, ha lanciato una serie di prodotti aggiuntivi, tra cui palette di ombretti, evidenziatori, correttori e altri articoli. Incredibile è stato il livello di successo. Nel 2019 Forbes ha dichiarato che è diventata la più giovane miliardaria che si è fatta da sola. Un termine che ha suscitato polemiche ma che l'ha consacrata come una forza da tenere in considerazione nel mondo della bellezza. Il suo marchio rappresentava un movimento culturale. Prendendo qualcosa di così semplice come un rossetto e trasformandolo in uno status symbol, aveva raggiunto questo obiettivo. Gli influencer dei social media si affrettarono a promuovere i suoi articoli e i fan fecero la fila per acquistare ogni nuovo prodotto. È stata Kylie a riscrivere le regole e, di conseguenza, il settore della bellezza è stato irrevocabilmente modificato in modo permanente. La vita personale di Kylie stava subendo cambiamenti significativi nello stesso momento in cui la sua attività stava andando eccezionalmente bene. Dobbiamo capire che tipo di mamma è per comprendere perché vuole tagliare i ponti con Caitlyn. Kylie sta per diventare madre. Per quanto riguarda la famiglia Kardashian-Jenner, ci sono pochi capitoli che hanno ricevuto tanto interesse pubblico quanto il percorso di Kylie Jenner verso la paternità. Nell'aprile del 2017, Kylie ha iniziato una storia d'amore con il rapper Travis Scott. Dopo la conclusione della relazione con il suo fidanzato di lunga data, Tyga. Dopo un po' di tempo, Kylie ha riflettuto sul fatto che lui aveva dichiarato «Tornerò in tour». Tra i due c'è stato un feeling immediato, semplicemente perché era evidente che ci piacevamo. Pertanto, lei ha deciso di accompagnarlo. La coppia ha fatto la sua prima apparizione pubblica insieme al Coachella nello stesso mese in cui ha fatto questa scelta estemporanea, che ha portato a una relazione vorticosa tra i due. A settembre 2017, sono iniziate a circolare voci sul fatto che Kylie aspettasse un bambino. Il fatto che Kylie volesse mantenere segreta la sua gravidanza, in contrasto con la tipica apertura della sua famiglia, è stata una mossa che molti hanno trovato intrigante. Molti sostengono che il complicato legame con il padre, Caitlyn Jenner, abbia avuto un ruolo in questa decisione, che a sua volta ha spinto la ragazza a desiderare un'esperienza più personale e nascosta alla vista del pubblico. Comunque sia, Kylie Webster ha dato alla luce. Stormi Webster il 1 febbraio 2018 e ha espresso i suoi sentimenti scrivendo «Non ho mai provato amore e felicità così. Potrei scoppiare». In un post su Instagram. Apprezzo la vostra comprensione. La nuova sensazione di scopo e di gioia di Kylie sono state evidenziate da questo annuncio, che non solo ha messo al mondo Stormi, ma l'ha anche resa protagonista. La nascita della bambina di Kylie ha comportato cambiamenti significativi nella sua vita. Kylie pubblica spesso sui social media scorci della sua routine quotidiana con Stormi, evidenziando momenti di gioco, apprendimento e tenerezza e mostrando il lato materno di Kylie. A volte carica anche foto di Stormi e del bambino. Per quanto riguarda i suoi impegni professionali, lo status di madre di Kylie ha avuto un impatto anche sulle sue iniziative commerciali. Nel febbraio 2020 ha presentato la collezione Stormi, che fa parte della sua azienda Kylie Cosmetics. Questo marchio, influenzato dalla figlia, aveva un packaging stravagante e colori brillanti, che riflettevano la personalità di Stormi.
Kylie è riuscita a integrare con successo la sua vita personale con il suo marchio, come dimostra il fatto che la collezione è stata un successo commerciale ed è andata esaurita in breve tempo. Essere madre e allo stesso tempo gestire un'attività di successo non è un compito facile. Kylie ha sottolineato l'importanza della gestione del tempo e della definizione di limiti per garantire la sua presenza nella vita dei figli. Spesso organizza feste stravaganti a tema per Stormi e Air, dimostrando la sua dedizione al processo di creazione di ricordi che saranno amati per sempre. Questi eventi non solo mettono in mostra le sue capacità creative, ma dimostrano anche il suo impegno nel commemorare gli eventi significativi della vita dei suoi figli. Uno degli aspetti più importanti del viaggio di Kylie verso la maternità è stato il legame con Travis. Nell'ottobre 2019 si è verificata una separazione temporanea tra i due, che è solo un esempio degli alti e bassi che la coppia ha sopportato. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, i due sono riusciti a mantenere un buon rapporto di cogenitorialità. Kylie ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno di Travis, sottolineando che non riesce a concepire uno scenario in cui sarebbe in grado di crescere i loro figli senza la sua presenza. Kylie e Travis sono diventati genitori per la seconda volta nel febbraio 2022, quando hanno dato il benvenuto a un figlio che hanno chiamato Air. L'arrivo di Air ha avuto l'effetto di rafforzare ulteriormente il loro legame come famiglia. Sui suoi account di social media, Kylie ha rivelato frammenti del suo viaggio prenatale, esprimendo il suo entusiasmo e la sua impazienza per l'espansione della loro famiglia. Tuttavia, ecco il punto. L'atteggiamento di Kylie nei confronti della privacy è stato influenzato anche dal fatto che è madre. Nonostante continui a condividere con i suoi follower molti aspetti della sua vita, sta diventando più attenta ai contenuti che carica, soprattutto per quanto riguarda i suoi figli. Grazie a questo equilibrio, è in grado di preservare il legame con il suo pubblico e allo stesso tempo di proteggere il benessere della sua famiglia. Più volte Kylie ha parlato del modo in cui diventare madre l'ha cambiata. Da quando Stormi e Air sono entrate nella sua vita, ha riferito di aver provato un senso più profondo di scopo e di realizzazione nella sua intera esistenza. Il modo in cui Kylie si approccia alla paternità continua a svilupparsi con la crescita di Stormi e Air. È chiaro che continua a dare molta importanza alla famiglia, come dimostra il fatto che ha espresso il desiderio di avere altri figli in futuro. Sin dall'adolescenza, Kylie è stata sotto i riflettori del pubblico e ha gestito con successo gli ostacoli della celebrità, degli affari e dello sviluppo personale. Diventando madre, è diventata una persona più solida e determinata, che si prende cura di ciò che è suo. Il suo viaggio è stato arricchito dall'aggiunta di una nuova dimensione. D'altra parte, prima di rivelarvi chi è il suo padre biologico, dobbiamo prima discutere di tutti gli individui con cui la madre sarebbe stata. La vita romantica di Kris Jenner. Nel corso di diversi decenni, Kris Jenner, la matriarca della famiglia Kardashian-Jenner, ha avuto una vita sentimentale che è stata oggetto di molti controlli e discussioni. Oltre a essere il genio dietro l'azienda di famiglia e a essere nota per il suo coinvolgimento nel controllo delle carriere dei figli, la vita personale di Kris è stata anche oggetto di numerose speculazioni teoriche. Come ulteriore punto di interesse, le speculazioni sul padre dei suoi figli sono state motivo di dibattito e di interesse per un periodo di tempo considerevole. Sappiamo che la vita sentimentale di Kris è iniziata con il primo matrimonio con Robert Kardashian, un importante avvocato noto soprattutto per essere stato un membro fondamentale del team di difesa legale di O.J. Simpson durante il suo storico processo. Il primo matrimonio di Kris con Robert Kardashian ha segnato l'inizio della sua vita sentimentale. Nel 1978, Kris si è sposata con Robert e la coppia ha avuto 4 figli: Kourtney, Kim, Khloe e Robert Jr. Sono stati sposati per più di 10 anni e il loro matrimonio è stato un misto di glamour e celebrità di alto profilo. Tuttavia, nel 1991 hanno divorziato, ponendo fine al loro matrimonio. Nonostante Kris e Robert dessero l'impressione di avere un matrimonio perfetto a prima vista, in seguito si scoprì che c'erano dei problemi nella loro relazione. L'attrice ha poi ammesso di aver avuto una relazione con il calciatore Todd Waterman quando era sposata con Robert. Kris ha dichiarato apertamente di aver pensato che la relazione fosse diventata tesa e ha anche ammesso di aver avuto una relazione con Todd Waterman. Kris Jenner ha affrontato il tema della relazione nel suo libro di memorie,
Kris Jenner and All Things Kardashian, pubblicato nel 2011, ammettendo che partecipare alla relazione è stato un errore. Ma alla fine il matrimonio tra lei e Robert non ha retto. Il suo secondo matrimonio è stato con il vincitore dell'oro olimpico ed ex atleta Bruce Jenner, oggi conosciuto come Caitlyn. Il primo matrimonio di Kris è fallito. La coppia si è sposata nel 1991, poco dopo che Kris aveva concluso il suo divorzio da Robert. Insieme hanno avuto 2 figlie, Kendall e Kylie Jenner, negli anni 90. Caitlyn aveva già 4 figli da precedenti matrimoni: Bert, Casey, Brandon e Sam Brody. La relazione ha riunito una famiglia mista perché Caitlyn aveva già 4 figli da matrimoni precedenti. L'opinione pubblica era molto interessata al loro matrimonio, proprio come nel caso del precedente matrimonio di Kris. In apparenza, sembrava che la coppia vivesse una bella vita insieme. Bruce accompagnava regolarmente Kris agli eventi pubblici e i due pubblicavano regolarmente foto della loro famiglia insieme sui social media. D'altra parte, la loro relazione non è stata priva di alti e bassi. Nel 2013 la coppia ha iniziato a separarsi e nel 2015 ha concluso il divorzio. Nonostante Kris e Bruce siano stati sposati per 24 anni, la rottura del loro matrimonio non è stata priva di controversie. Soprattutto perché Bruce aveva fatto delle scoperte pubbliche sulla sua identità e sul suo matrimonio nel suo libro di memorie intitolato I segreti della mia vita. Secondo quanto dichiarato nel libro, Bruce, noto anche come Caitlyn, ha provato un crescente senso di distacco da Kris nel corso del tempo. Ha anche detto che gli interessi di Kris erano spesso incentrati sui suoi figli e sulla sua professione piuttosto che sulla sua relazione con Caitlyn. A seguito di ciò sono sorte ulteriori difficoltà e la separazione definitiva è avvenuta dopo anni di disaccordi tra i due. Il vero padre dei figli di Kris. Molti hanno discusso sull'effettiva paternità dei figli di Kris, in particolare dei più piccoli, Khloe e Rob, nonostante i suoi matrimoni siano stati ben pubblicizzati. C'è un'idea che ha suscitato molta attenzione nel corso degli anni, ovvero la possibilità che Khloe non sia la figlia biologica di Robert. L'origine di questa idea può essere ricondotta a una serie di cause diverse, una delle quali è il fatto che l'aspetto fisico di Khloe, in particolare la sua altezza e la sua struttura, sembrava essere diverso da quello dei suoi fratelli. Alcune persone hanno addirittura sollevato il fatto che Khloe non assomiglia in modo impressionante al padre e si sono chieste se ci fosse o meno un altro maschio nella coppia. Kris ha ribadito in più occasioni la sua smentita a queste congetture. Nonostante il fatto che ci possano essere delle apparenti differenze nell'aspetto, non ha mai vacillato nella sua convinzione che Robert sia il vero padre di Khloe. Le rappresentazioni dei tabloid, invece, sono continuate nel corso degli anni, soprattutto nei casi in cui Kris ha parlato della sua storia, compresa la relazione avuta con Todd mentre era sposata con Robert. Alcuni ritengono che Khloe possa essere la figlia di Todd e hanno suggerito che Todd, che giocava a calcio a livello professionale, potrebbe essere un concorrente per la posizione. Sebbene siano state fatte queste affermazioni, non ci sono state conferme o prove che possano essere considerate concrete a sostegno di questa ipotesi. Khloe ha già affrontato queste voci, negando le accuse e affermando di credere che Robert sia suo padre a prescindere dalle circostanze. Ha dichiarato di continuare a considerare Robert come suo padre. Nel 2019 ha deciso di mettere fine alle voci partecipando a un test del DNA che è stato mostrato nel programma Keeping Up with the Kardashians. Il fatto che i risultati non siano mai stati resi noti al pubblico ha ovviamente contribuito al mistero che circondava le congetture. Un altro argomento sulla paternità dei figli di Kris è la possibilità che Caitlyn non sia il padre delle sue bambine, Kendall e Kylie. Questa teoria si basa sull'ipotesi che Caitlyn non sia il padre biologico dei figli di Kris. D'altra parte, queste voci non hanno mai avuto alcun peso fino a questo momento. La curiosità è stata alimentata anche dal fatto che Kris Jenner ha una relazione con Corey Gamble, uomo d'affari e manager di talenti. È stato nel 2014 che Kris e Corey hanno iniziato a frequentarsi e la loro storia d'amore è stata registrata in Keeping Up with the Kardashians e in alcune interviste. Kris ha descritto Corey, che ha circa 25 anni meno di lei, come una presenza stabilizzante nella sua vita. Corey è stato descritto come un sostegno emotivo per Kris negli alti e bassi che si verificano nella dinamica della sua famiglia.
Sono in molti a credere che Chris e Corey abbiano un forte legame, nonostante il fatto che la loro relazione non sia priva di opinioni. D'altra parte, è vero che Corey non è il padre di Kylie. Chi è esattamente e qual è la motivazione che l'ha spinta a sostenere l'esame? Questo è il risultato sorprendente. Kylie Jenner ha apparentemente verificato ciò che diversi addetti ai lavori credevano da tempo e che, secondo fonti vicine alla famiglia Kardashian-Jenner, ha portato le tensioni a un punto di rottura il mese scorso. Caitlyn Jenner non è il suo genitore biologico. Todd Waterman è il mio padre biologico, ha rivelato per la prima volta il giovane miliardario. D'altra parte, questa non è certo la parte più sorprendente. L'informazione che Kylie Jenner avrebbe tagliato tutte le relazioni dopo il DNA è stata rivelata dagli addetti ai lavori. Tuttavia, i risultati dimostrano che Caitlyn Jenner non è, in realtà, il suo genitore biologico. Le voci circolavano tra i membri della cerchia ristretta della famiglia e alla fine la donna è giunta alla conclusione di dover conoscere la verità. Secondo quanto riportato, la decisione di sottoporsi al test del DNA è stata presa durante un'accesa disputa con Caitlyn, avvenuta durante una riunione privata di famiglia. Chi era presente ha dichiarato che la disputa sulle decisioni genitoriali e sulle scelte lavorative di Kylie è stata la fonte principale del conflitto, che ha portato a indagini più approfondite sul loro rapporto. Secondo una seconda persona a conoscenza della vicenda, è stato durante quella discussione che alcune cose non hanno avuto senso. A seguito dei commenti fatti sulle qualità genetiche e sui tratti familiari, Kylie si è chiesta tutto quello che credeva di sapere sul suo lignaggio. Secondo quanto riferito, Kylie ha tenuto segreta la procedura del test del DNA all'inizio, confidandosi solo con la sorella Kendall e con un gruppo selezionato di consiglieri stretti. Queste informazioni sono state ottenute da diverse fonti. I risultati, invece, sono stati resi noti alla famiglia durante quella che è stata caratterizzata come una riunione di famiglia emotiva e hanno mandato onde d'urto in tutta la famiglia. Un amico di famiglia di lunga data, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha osservato che Chris aveva il cuore spezzato alla luce del fatto che la verità era stata rivelata in questo modo. Sebbene avesse sempre voluto tenere per sé questa informazione fino alla fine della sua vita, la prova era indiscutibile. Considerando che il test del DNA è affidabile, non sorprende che il periodo del suo legame con Todd sia coinciso esattamente con il concepimento di Kylie. Dopo aver scoperto la verità, Kylie si sarebbe ritirata nella sua tenuta di Hidden Hills e avrebbe rifiutato di rispondere alle chiamate della maggior parte dei suoi familiari. I suoi figli e Travis Scott sono state le uniche persone presenti durante i molti giorni che ha trascorso ad assorbire la notizia, secondo le persone vicine alla situazione. Tuttavia, sembra che l'aspetto più difficile per Kylie non sia stato solo scoprire l'esistenza di Todd. È stato fare i conti con il fatto che un gran numero di persone le aveva nascosto questa informazione per tutta la sua esistenza. Secondo diverse fonti, Caitlyn ha tentato più volte di mettersi in contatto con lui, inviandogli messaggi significativi che sottolineavano il fatto che il loro legame non era definito dalle loro differenze biologiche. Kylie, invece, sarebbe fermamente decisa a dissociarsi dalle dinamiche familiari che hanno caratterizzato la sua esistenza fino a questo momento. L'evento avrebbe generato notevoli ripercussioni in tutta l'azienda Kardashian-Jenner. Per affrontare le conseguenze della situazione, sono state organizzate riunioni di famiglia, sono stati contattati manager di crisi e sono stati coinvolti mediatori privati. D'altra parte, secondo quanto riportato, Kylie è fermamente decisa a tagliare i rapporti con alcuni membri della sua famiglia, almeno per il momento. Un altro insider ha affermato che in questo momento non si sta comportando per rabbia. Si tratta di stabilire dei limiti e di proteggere i propri interessi personali. È necessario che Kylie abbia un po' di tempo per ripensare a chi è, al di là della storia che la sua famiglia le ha presentato. È un problema che deve affrontare a porte chiuse per proteggere la sua salute mentale, secondo le fonti. Todd non era a conoscenza del fatto che potesse essere il padre biologico di Kylie fino a poco tempo fa, quando gli è stato fatto notare. Si dice che, quando gli è stato chiesto del problema, abbia manifestato la volontà di accettare qualsiasi limite che Kylie volesse stabilire in merito alla situazione. Per il momento, le persone più vicine a Kylie hanno dichiarato che la ragazza si sta concentrando sui suoi figli e sul suo impero commerciale.
prendendosi un po' di tempo lontano dagli occhi del pubblico per gestire questa scoperta che cambierà per sempre la sua vita. Le conseguenze di questa rivelazione si stanno ancora svolgendo a porte chiuse e la famiglia, che di solito è molto pubblica, ha mantenuto un livello di silenzio insolitamente basso sull'argomento. L'unica cosa che può dirci come questo cambiamento significativo nelle dinamiche familiari avrà un impatto su una delle famiglie più famose dell'industria dello spettacolo è il tempo. Avete qualche idea su quale sarà il futuro di Kylie? Lasciate un commento qui sotto e fatecelo sapere. Grazie per aver guardato. Spero di vedervi nei prossimi video. Non dimenticate di iscrivervi per ricevere gli ultimi aggiornamenti sulle vostre celebrità preferite.